Ciao a tutti e benvenuti nel mio terzo episodio. Oggi avremo molto a che fare con la natura, quella selvaggia e che normalmente siamo abituati a vedere nei migliori documentari. In questo episodio vi mostrerò la nostra escursione giornaliera al Parco Nazionale Dino Keng, a 100 km da Johannesburg. Il nostro viaggio continua verso la costa est, a Ramsgate, e la nostra visita a Rivers Bend, un allevamento di coccodrilli. Buongiorno a tutti, parlo piano perché sono le 5 di mattina e tutti ancora stanno dormendo, ma io e Pam siamo svegli, ci stiamo preparando perché stiamo aspettando degli amici suoi che ci vengono a prendere, perché stamattina andremo a fare una cosa veramente unica e speciale, cose che puoi fare, queste cose le puoi fare soltanto in Africa. E cosa faremo? Andremo praticamente in una game reserve chiamata Dino King. Cos'è la Game Reserve? La Game Reserve è una riserva naturale dove ci sono i Big Five, come li chiamano qui. Vi spiego. Game, qua in slang, vuol dire animali. Gli animali selvatici vengono chiamati game. E quindi è una riserva naturale dove ci sono gli animali selvatici come il leone, il bufalo. E qua in Africa troviamo i Big Five, i grandi 5, che sono, come già detto, leone, bufalo, elefante, leopardo. Leone, bufalo, elefante, leopardo e il rinoceronte. Quindi andremo in questo posto dove praticamente si fa self-drive, cioè praticamente tu guidi dentro il parco e ti puoi trovare gli animali a 1 metro di distanza. E andiamo così presto perché il marito di questa amica di Pam ci consigliava di andare presto perché gli animali c'è molta più probabilità di trovarli, di vederli la mattina presto e non quando c'è caldo, perché quando poi comincia a uscire il sole e diventa forte, cioè nelle ore più centrali, loro solitamente si riparano, quindi diciamo che non è facile vederli, perché questo non è uno zoo dove tu vai e ci sono gli animali in gabbia. Gli animali no, noi stiamo andando nel loro territorio, quindi li puoi vedere mentre cacciano, li puoi vedere mentre si fanno il bagno, tipo queste cose qua. Mi sto cagando addosso, è troppo bello questa cosa. Ok, siamo arrivati nella riserva Dino Keng. Dino Keng. Siamo appena entrati e mi sto cagando. No. Quindi siamo a caccia di animali e qui non andiamo allo zoo, qui devi andare in giro e devi vedere e devi avere molta pazienza. Noi siamo armati di molta pazienza e macchine fotografiche e vediamo. Allora ragazzi, ci siamo fermati per un picnic, come potete vedere alle mie spalle ci stiamo mangiando qualcosa. È un'ora su per giù, un'ora e mezza che giriamo, perché praticamente siamo con la macchina
e quindi praticamente si chiama self-drive tour, cioè tour autoguidato. Tu vai in giro, ti danno una mappa e ti dicono magari in questa zona puoi vedere questi animali. Abbiamo visto qualche impala, bufalo, ma niente di che, diciamo, cioè ancora non abbiamo visto, diciamo, gli elefanti, i rinoceronti, no, perché è difficile comunque beccarli, e siamo fermi in questo area picnic dentro la riserva, dove ti dicono praticamente questo cartello dice: l'uso di quest'area è al tuo rischio e pericolo. Se lasci la macchina, lasciare la propria macchina nella Big Five Game Reserve è pericoloso. Dalle 6 di mattina che siamo in giro e finora abbiamo visto giraffe, antilopi, e ora stiamo cercando di vedere se ci sono i coccodrilli in questo fiume. Dopo 8 ore alla guida, l'unico dei Big Five che siamo riusciti a vedere è stato il leone, il re della savana. Sì, 8 ore alla guida, perché dovete sapere che nel loro ambiente gli animali si nascondono, si proteggono, si riparano dal sole e non è facile vederli, quindi ci vuole molta pazienza. Dopo una settimana che siamo stati a Johannesburg, per la precisione ad Alberton, che è la parte sud di Johannesburg, siamo di nuovo in aeroporto, come potete ben vedere, e stiamo per andare a Durban. Di nuovo siamo arrivati all'aeroporto di Durban, giornata oggi abbastanza calda, sono 26 gradi, devo dire che qui le temperature non sono state finora altissime, è estate. Però la sera per esempio le temperature si abbassano molto e quindi hai bisogno proprio anche di una giacchetta. E durante il giorno sui 27, 28, 30 massimo. Comunque al sole si sta molto bene, c'è anche caldo, però non c'è quel caldo afoso o tutto quel caldo che abbiamo solitamente noi giù al sud Italia o in Italia. Qui Durban dovrebbe essere un po' più calda, infatti rispetto a Johannesburg ci sono 5 gradi in più al momento. Niente, vediamo com'è, visitiamo, aspettiamo, aspettando Pam e basta. Ok, come potete vedere alle mie spalle siamo appena arrivati all'allevamento di coccodrilli, ci sono anche dei serpenti, una galleria d'arte e vendono pure del vino. Comunque la cosa che sto aspettando di vedere è il cibare i coccodrilli. Quella sarà una cosa veramente interessante, una cosa penso unica da vedere. Comunque andiamo.
impressioni a caldo, è stato fighissimo, è veramente bello, anche perché comunque la cosa a cui abbiamo potuto assistere è stato il fatto che la schiusura delle uova, che non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi quello è stato veramente una figata. Qui in Africa devi stare molto attento, perché praticamente se vai tipo nelle bush, come li chiamano loro, ci sono i leoni. Le bush è tipo le campagne, queste ci sono i leoni. Se vai in mare ci sono gli squali, e se non ci sono gli squali il mare è incazzatissimo.